Nella ninfa poi mi hanno insegnato un sacco di fesserie, ma secondo voi come si possono prendere trote a 3 metri dal cimino della canna, da Mosca? Chiaramente quei pesci devono essere di secchio, diversamente non li troveresti lì a portata di mano, pronti a ghermire qualsiasi artificiale piombato gli mettete davanti al muso. Mentre quando parliamo di ninfa classica è tutta un'altra storia. Ed ora vi mostro perché. Parto con un normale lancio diagonale verso un preciso obiettivo. Come la coda tocca l'acqua, lo ribalto e faccio in modo di mettere in linea con la corrente. Ve lo faccio rivedere molto rallentato. Chiaramente il riposizionare la coda diversamente non ha influito neanche minimamente sul comportamento dell'artificiale. La ninfa è leggera, quindi faccio questa manovra per non creare trazioni sulla stessa e farla salire in alto, anziché affondare. Chiaramente, essendo decisamente leggera, affonderà di 30-40 cm al massimo. La trota, super convinta dall'imitazione, sale dal fondo e la aggredisce a mezz'acqua con decisione. Uno spettacolo, vederla salire con decisione è stata una cosa veramente meravigliosa. Un pesce stupendo, una macrostigma dai colori e dalla livrea veramente eccezionale. La potenza di queste trote è illimitata, senza fine.
giusto per concludere. La ninfa cecoslovacca nasce per le trote di secchio e le gare di pesca, chiamiamole a mosca ma non lo sono. Sono gare al tocco con esca artificiale. La ninfa classica nasce per le trote autoctone, molto più schive, selettive e difficili. E su quanto sto asserendo non ci piove proprio sopra. Questa è l'imitazione usata nella cattura. La pesca con la mosca non è né più prestigiosa né più difficile di altre tecniche, è solo diversa. Diversi e speciali invece sono tutti quelli che la comprendono fino in fondo, tanto da capire che essa ti dà quello che tu gli dai. Soprattutto è una tecnica che va amata. E come in tutti i grandi amori, per essere ricambiati è necessario dare senza nulla chiedere.